Successioni e unioni civili. Che cosa succede? Nel 2016 è stata approvata una legge che ha preso il nome della parlamentare che l'ha proposta, la legge Cirinnà. Questa legge va a normare dei nuovi tipi di famiglia presenti appunto in Italia. Questi nuovi tipi di famiglia vanno ad affiancare quello della famiglia classica, cioè il matrimonio. Oggi ti voglio parlare dell'unione civile. Che cos'è l'unione civile? L'unione civile è un'unione tra due persone dello stesso sesso. L'unione civile è un atto di unione che avviene davanti al sindaco, quindi è un atto civile, tra persone dello stesso sesso. Che cosa comporta questo tipo di unione? In termini di diritti è molto simile a un legame contratto in matrimonio. Infatti c'è la possibilità di assistere il partner in caso di malattia, infortunio presso l'ospedale, per esempio. C'è la possibilità di avere un'impresa familiare con il rapporto di unione civile e anche da un punto di vista patrimoniale ci sono molte tutele da questa tipologia di unione. Te ne specifico alcune. Per esempio, in caso di successione, il coniuge subentra nel contratto di locazione del defunto. In caso di decesso del partner durante l'attività lavorativa, spetta al superstite il risarcimento del danno, il TFR e la pensione di reversibilità. In caso di decesso di uno dei componenti della coppia, al superstite spetta il diritto di abitazione nell'immobile familiare di proprietà del defunto. In caso di decesso di uno dei componenti della coppia, al partner superstite spetta, come per il matrimonio, una quota di eredità. Questo vale sia per successioni testamentarie che per successioni legittime. In virtù delle informazioni appena acquisite, puoi capire quanto sia importante conoscere le novità introdotte dalla legge Cirinnà. Il contratto di unione civile prevede praticamente le stesse tutele previste dal matrimonio in termini di successione ereditaria. Quindi le tutele sono ai massimi livelli previsti dal nostro ordinamento. L'attenzione nel contratto di unione civile è da portare su due punti in particolare. Il primo è nel caso in cui all'interno della famiglia non ci siano figli, perché per legge, in alternativa appunto al figlio, un terzo del patrimonio andrebbe destinato alla famiglia di origine del defunto, cioè genitori o fratelli. È di fondamentale importanza comunicare lo scioglimento anche all'ufficiale di stato civile, perché in alternativa il partner, appunto, manterrebbe tutti i diritti successori. Conoscere questa tipologia di informazioni ci permette di gestire al meglio la pianificazione successoria, tutelare la nostra famiglia e il coniuge superstite. Se hai delle domande sull'argomento, scrivimele qui sotto nei commenti. Per questo video è tutto, ti aspetto alla prossima.